Benvenuti su Wow Podcast Italian. Io sono Mia e oggi sono qui con il mio collega Lucas. Lucas, dimmi una cosa. Tu ordini spesso cose online? Ciao Mia, ciao a tutti! Sì, devo ammetterlo, ordino tantissimo online. Cibo, vestiti, libri, praticamente tutto. Ma oggi voglio raccontarvi una storia che mi è capitata la settimana scorsa con una consegna. Una storia che non dimenticherò facilmente. Oh no, Lucas! Cos'è successo? Raccontaci tutto! E voi, ascoltatori, preparatevi perché questa storia è davvero interessante. Avete mai avuto problemi con una consegna? Scrivetecelo nei commenti. Allora, è iniziato tutto lunedì sera. Ero a casa, avevo fame, non avevo voglia di cucinare, quindi ho aperto l'applicazione di consegna cibo sul telefono. Conosco bene queste app, le uso spesso. Ho scelto il mio ristorante preferito, un posto che fa una pizza fantastica. Ah, la pizza! Capisco perfettamente. Anch'io uso spesso le app di consegna cibo. In Italia ci sono tante opzioni, vero? È comodissimo. Lucas, ma cosa hai ordinato esattamente? Ho ordinato una pizza margherita grande, delle patatine fritte e una bibita. Un ordine semplice. L'app mi ha detto che la consegna sarebbe arrivata in 30 minuti. Perfetto, pensavo. Mi sono seduto sul divano, ho acceso la televisione e ho aspettato. 30 minuti sembra ragionevole. Io di solito aspetto anche di più. Ma voi, ascoltatori, quanto tempo aspettate normalmente per una consegna? 30 minuti? Un'ora? Ditemelo nei commenti, sono curiosa. Sì, 30 minuti è il tempo normale, ma dopo 30 minuti il cibo non era ancora arrivato. Ho guardato l'app e ho visto che il fattorino era ancora al ristorante. Strano, ho aspettato altri 10 minuti. Niente. Ho aspettato ancora. Niente. Oh no, questo mi fa arrabbiare solo a sentirlo. Quando ho fame e aspetto il cibo, divento molto impaziente. Tu come ti sentivi, Lucas? Ero affamato e un po' nervoso, sì. Dopo un'ora ho deciso di chiamare il servizio clienti dell'app. Hai presente quando chiami un numero e aspetti in linea con la musica di attesa? Ecco, ho aspettato in linea per 10 minuti. Finalmente ha risposto una persona. E cosa ti hanno detto? Immagino che non fosse una bella notizia. La signora del servizio clienti era molto gentile, per fortuna. Mi ha spiegato che il fattorino aveva avuto un problema con il motorino. Si era rotto. Il povero ragazzo era fermo per strada con la mia pizza. L'azienda stava mandando un altro fattorino. Ah, capisco. I fattorini usano spesso i motorini o le biciclette per le consegne, vero? È un lavoro duro, specialmente quando fa freddo o piove. Dobbiamo rispettare molto questi lavoratori. Voi cosa ne pensate, ascoltatori? Assolutamente d'accordo, Mia. Il lavoro del fattorino è faticoso. Si chiama corriere o fattorino in italiano e questi ragazzi lavorano tutto il giorno in ogni stagione. Comunque, dopo altri 20 minuti, il campanello ha suonato. Finalmente. E la pizza era ancora buona? Dopo tutto quel tempo? Beh, la verità è che era un po' fredda, ma avevo tanta fame che non importava. Ho mangiato tutto con grande piacere. La cosa bella è che l'app mi ha dato un rimborso parziale per il ritardo. Hanno restituito metà del prezzo della consegna. Questo è un bel gesto! Molte aziende di consegna cercano di essere corrette con i clienti quando ci sono problemi. Lucas, usi sempre la stessa app o ne hai diverse sul telefono? Ho 3 app diverse, una per il cibo, una per la spesa del supermercato e una per i pacchi e i regali. Ogni app è specializzata in qualcosa di diverso. È incredibile come oggi si possa ordinare praticamente qualsiasi cosa comodamente da casa propria. È vero! Io ho anche l'app per la farmacia. Se ho bisogno di medicine o vitamine, le ordino online e arrivano lo stesso giorno. Si chiama consegna in giornata o consegna express. È utilissima quando non stai bene e non vuoi uscire di casa. Ottimo esempio! La consegna express è diventata molto popolare. Alcune aziende promettono la consegna in un'ora o addirittura in 30 minuti. Ma voi, ascoltatori, usate spesso queste app di consegna? Dite la vostra lingua preferita per ordinare nei commenti. Lucas, ma parliamo anche dei costi. Perché quando ordiniamo online paghiamo non solo il prodotto, ma anche la consegna, vero? Quanto ti costa di solito la consegna? Dipende molto, alcune app offrono la consegna gratuita se ordini sopra una certa cifra.
Per esempio, se ordini più di 25 euro di cibo, la consegna è gratis, altrimenti paghi circa 2 o 3 euro di spese di consegna. Poi c'è anche la mancia per il fattorino. Ah, la mancia! In Italia non è obbligatoria come in altri paesi, ma molte persone danno una piccola mancia attraverso l'app per ringraziare il fattorino. È un gesto gentile, specialmente quando il tempo è brutto o la consegna è stata veloce. Esattamente. Io di solito do una mancia quando il fattorino è veloce e gentile. Parliamo anche dei pacchi, Mia. Tu ordini spesso cose su internet, tipo vestiti o oggetti per la casa? Sì, moltissimo! Specialmente in inverno, quando non ho voglia di uscire al freddo per fare shopping. Ordino vestiti, scarpe, libri, articoli per la casa. Ma devo essere onesta, a volte ho avuto problemi con i pacchi. Dimmi, cosa ti è capitato? Una volta ho ordinato un paio di scarpe. Il corriere ha lasciato il pacco davanti alla porta di casa senza suonare il campanello. Quando sono uscita la sera, il pacco non c'era più. Qualcuno lo aveva preso. Oh no, che brutta situazione! Questo è un problema abbastanza comune purtroppo. Si chiama furto del pacco e succede soprattutto nei condomini o nelle case senza portiere. Cosa hai fatto, Mia? Ho contattato immediatamente il venditore online spiegando la situazione. Per fortuna, il venditore era molto disponibile e mi ha spedito un nuovo paio di scarpe senza costi aggiuntivi. Ma ho anche fatto una segnalazione al corriere per il problema. Bene che tu l'abbia risolto. Molti siti di e-commerce hanno ottime politiche di reso e rimborso proprio per situazioni del genere. La parola e-commerce, che usiamo spesso, significa commercio elettronico, cioè comprare e vendere su internet. Esatto! E a proposito di resi, Lucas, hai mai restituito qualcosa che hai comprato online? Il processo di reso a volte può essere un po' complicato. Sì, una volta ho restituito un maglione perché la taglia era sbagliata. Ho dovuto stampare un'etichetta di reso, imbustare il maglione e portarlo in un punto di raccolta vicino a casa. Non è stato difficile, ma ha richiesto un po' di tempo e organizzazione. I punti di raccolta sono molto comodi. Invece di aspettare a casa per il corriere, puoi lasciare o ritirare i pacchi in un negozio o in un ufficio postale vicino a te. Molte persone li usano perché non sono sempre a casa durante il giorno. Ottima informazione. Voi, ascoltatori, usate i punti di raccolta o preferite ricevere i pacchi direttamente a casa? Scrivetecelo nei commenti, vogliamo sapere. Lucas, parliamo anche dei tempi di consegna, perché in Italia i tempi possono variare molto. Alcuni corrieri sono velocissimi, altri invece. Ci vogliono settimane. Sì, ho avuto entrambe le esperienze. Una volta ho ordinato un libro e sono arrivato il giorno dopo. Un'altra volta ho ordinato un oggetto decorativo e ho aspettato 3 settimane. Dipende molto da dove viene spedito il prodotto. Esatto. Se il prodotto viene dall'estero, specialmente dalla Cina o dagli Stati Uniti, i tempi di consegna possono essere molto più lunghi. E a volte ci sono anche le dogane, che controllano i pacchi che entrano nel paese. Le dogane. Sì, questo è importante. Se ordini qualcosa di valore dall'estero, potresti dover pagare le tasse doganali. È un aspetto che molte persone non considerano quando ordinano su siti stranieri. Vero! Io ho imparato questa lezione nel modo più difficile. Ho ordinato una borsa da un sito americano e quando è arrivata in Italia ho dovuto pagare delle tasse extra che non mi aspettavo. Alla fine ho pagato quasi il doppio del prezzo originale. Questa è una storia molto educativa, Mia. È importante informarsi bene prima di ordinare dall'estero. Molti siti italiani o europei sono più convenienti proprio per questo motivo. Assolutamente! E a proposito di convenienza, parliamo degli abbonamenti. Alcune app offrono un abbonamento mensile che include la consegna gratuita su tutti gli ordini. Conviene per chi ordina spesso. Sì, io ho un abbonamento per l'app del cibo che uso di più. Pago circa 10 euro al mese e ho la consegna gratuita su tutti i miei ordini. Considerando quante volte ordino, risparmio sicuramente. Io invece non ce l'ho ancora, ma ci sto pensando. Voi, ascoltatori, avete degli abbonamenti per le app di consegna? Vi convengono? Parliamo nei commenti di questo. Mia, voglio anche parlare di un aspetto importante che spesso dimentichiamo: l'impatto ambientale delle consegne. Ogni pacco, ogni consegna di cibo produce emissioni di carbonio. Come possiamo essere più responsabili? Ottima domanda, Lucas. Alcune app ti danno la possibilità di scegliere una consegna ecologica,
che di solito significa che il corriere usa una bicicletta o un veicolo elettrico. Costa lo stesso ma è più rispettosa dell'ambiente. Esatto, e poi possiamo cercare di raggruppare gli ordini. Invece di fare 3 ordini diversi nella stessa settimana, si può fare un ordine unico più grande, si risparmia sulle spese di consegna e si produce meno inquinamento. Anche i materiali di imballaggio sono importanti. Molte aziende stanno passando a imballaggi riciclabili o biodegradabili. E noi consumatori possiamo scegliere di comprare da aziende attente all'ambiente. Bravo punto! Voi ascoltatori, pensate all'ambiente quando ordinate online? Scegliete aziende ecologiche? È un tema importante per il futuro del nostro pianeta e anche del nostro vocabolario in italiano. Lucas, prima di concludere, facciamo un piccolo riassunto delle parole nuove di oggi. Abbiamo imparato tante parole utili. Ottima idea mia. Allora, abbiamo parlato del fattorino, o corriere, che è la persona che consegna i pacchi. Abbiamo parlato della consegna, che è l'atto di portare qualcosa a casa tua. E abbiamo parlato dell'app di consegna, che è l'applicazione che usi per ordinare. Abbiamo anche parlato del reso, quando restituisci qualcosa che hai comprato, del rimborso, quando ricevi indietro i soldi, del punto di raccolta, dove puoi ritirare o lasciare i pacchi, e delle dogane, che controllano i prodotti che arrivano dall'estero. Perfetto! Voi, ascoltatori italiani, conoscevate già queste parole? Usate spesso questi servizi di consegna? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti, siamo sempre felici di leggere le vostre storie. Ed ecco la domanda per voi di oggi. Qual è stata la vostra esperienza più strana o interessante con una consegna? Buona? Brutta? Divertente? Scrivetecela nei commenti, non vediamo l'ora di leggere. Se state imparando l'italiano, vi diciamo bravi! Continuate così, iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian per non perdere nessun episodio e attivate la campanella delle notifiche. Grazie mille per essere stati con noi oggi, amici. È stato un piacere come sempre parlare con voi di queste cose della vita quotidiana. La vita moderna senza i servizi di consegna sarebbe molto più complicata, non è vero? Verissimo! Bene, per oggi è tutto. Arrivederci a tutti! Arrivederci a presto su Wow Podcast Italian.